Può sembrare strano, ma sì, questa è la mia prima giornata sull'acqua con un KZ. Ma perché è così importante provare sul bagnato? Perché sull'acqua cambia tutto. Le velocità, le traiettorie diverse, le distanze di frenata che vengono quintuplicate e il fatto che bisogna sopravvivere alle condizioni. Ma andiamo con ordine. Oggi, in quest'ennesima gelida giornata di gennaio, ci troviamo al South Garda Karting per provare per la prima volta a guidare sul bagnato con un KZ. Quindi mi sono equipaggiato alla sacco nero dell'indifferenziata e sono pronto a partire. Al momento ho solo una vaga idea di cosa vada fatto in queste condizioni, ma la teoria, si sa, se non viene messa in pratica è zero. Quindi direi di andare a vedere direttamente un paio di giri dopo che ci ho preso un po' la mano. Beh, come si può ben vedere, sembra davvero di essere su un'altra pista. Non ho fatto nemmeno una singola traiettoria uguale alle solite, e va davvero interpretata in un'ottica diversa. E infatti ho provato davvero di tutto, e ora vi spiego l'idea che sta dietro ogni gesto che ho fatto. Quindi già sul veloce si vede come cerco di sfruttare al massimo i cordoli che mi tirano letteralmente nella curva, per poi stare nella parte interna del curvone destro per evitare la gomma. Mentre arrivo al bar, dove sfrutto molto il cordolo e aspetto di raddrizzarmi per dare gas, per poi frenare al limite del bloccaggio fino a fare il tornante dei meccanici in prima, in cui il motore è molto aggressivo e fatico a trovare grip. Mi avvicino poi alla quadra, che faccio molto lentamente e stretta, stando attento soprattutto all'uscita in cui si perde facilmente il posteriore. Poi si arriva alla S, anche qui entrambi i cordoli fanno da binario e mi consentono di uscire pulito dalla curva, per approcciare al meglio i tornanti. In cui è fondamentale abbassare la velocità per non uscire larghi.
e in cui è difficile essere puliti in uscita, cosa fondamentale sul terzo che dà sul rettilineo a full gas. E quindi questo era un mio giro sul bagnato e come detto ho provato tante cose. Ad esempio in curva ho cercato di evitare le traiettorie da asciutto perché su di esse vi è la cosiddetta parte gommata, ossia la parte del tracciato in cui è stata depositata tanta gomma al passaggio dei kart. E sull'asciutto questo aumenta il grip, mentre sul bagnato si ottiene l'effetto opposto, dato che diventa ancora più scivolosa dell'asfalto normale. E oltre a questo, per cercare il grip sul punto di corda ho sfruttato molto i cordoli, che appunto aiutano a tirare il kart in curva come se fossero dei veri e propri binari. Sui rettilinei invece cercavo di aprire il gas il prima possibile, anche se faticavo a trovare il grip necessario, quindi spesso nelle marce basse lo facevo scivolare un po' troppo. E ovviamente non avendo esperienza ero molto più lento dei piloti più esperti presenti in pista, ma posso dire di aver imparato 3 cose principali. Numero 1, frenare sulla parte gommata della pista con il freno spinto sull'anteriore non è una buona idea. Poi ho tirato un'inchiodata assurda e non riuscivo più a riprenderlo. Ma mi sono salvato e giuro, non l'ho fatto più. Numero 2. Tomma, se vedi che si scivola, vacci piano con il gas. Che ne avevo detto, Tommaso? E comunque che sfiga, ho lasciato retrocedere il kart per inerzia per l'OK che stava arrivando a cannone, che comunque mi è passato a filo, ma sono salito sul cordolo sollevando una ruota e mi sono impiantato nella terra. Vabbè, sono ancora vivo e sicuramente mi è servito a capire come si affronta al meglio questa curva. Numero 3. Sul bagnato sono un chiodo. Per l'appunto oggi ho avuto l'opportunità di confrontarmi con dei riferimenti giusto un po' forti, tra cui per farvi capire c'era solo l'attuale campione europeo KZ nonché campione del mondo 2019 e praticamente mezzo parco piloti KZ ufficiali Birel che mi hanno umiliato dandomi fin troppi secondi. Vabbè, per essere la prima volta devo dire che è stata sicuramente molto costruttiva perché appunto ho avuto l'opportunità di provare tante cose nuove, ma sicuramente c'è ancora una lunga strada da percorrere prima di poter dire di saper guidare sul bagnato. Nonostante tutto, quindi sono felice di tornare a casa lavato ed è pur sempre esperienza che non può che essere essenziale per me. Questa quindi era la mia prima giornata sul bagnato. Ovviamente non sono riuscito a girare davvero bene, ma sono davvero felice di aver imparato qualcosa di nuovo e spero davvero di approfondire presto ancora questa conoscenza. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto ed in tal caso, come al solito, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. Quindi per oggi è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!